Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man, altezza 60 cm in scala 1:3, edizione De Agostini, Marvel 2022, uscita numero 117. L'armatura terminava alla uscita numero 100 e per coloro i quali decidevano di continuare le 20 uscite opzionali dell'armatura danneggiata potevano farlo così come ho fatto io. Quindi questa è l'uscita numero 17 delle 20 previste. Dopodiché, quando arriverò all'uscita numero 120, andrò a fare una rappresentazione di un'armatura completa di Iron Man con tutte le 20 uscite opzionali montate. Quindi seguitemi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video che pubblicherò. Adesso dico solo una cosa per coloro i quali mi vedono per la prima volta: il canale di Michele è un canale che non si occupa del solo montaggio, ma vi segue passo passo con consigli, soprattutto per le persone che hanno meno esperienza nel campo dei modellini, quindi nel montaggio dei modellini stessi, e cerca di evitarvi possibili danni e sicuramente un corretto e preciso montaggio. Se qualcuno poi invece vorrà farsi montare un modello da me, mi contatti in privato. Bene, andiamo subito a vedere. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Dicevo, andiamo subito a vedere l'interno del fascicolo. Se avrete piacere potrete dare lettura oltre che guardare ovviamente le immagini. Io ci tengo a farvi leggere perché chi ama questo personaggio ama sicuramente tutto quello che è contenuto nella sua storia, per la creazione, per tutto quello che riguarda appunto questo splendido supereroe. Grazie anche perché mi sono accorto che mi state aiutando e che quando compare la scritta salta annunci non la saltate ma guardate la pubblicità fino alla fine. Vi ringrazio con tutto il mio cuore perché so perfettamente che la pubblicità dà fastidio, ma avete compreso l'importanza di non farla mandare avanti veloce per aiutare me e quindi a dar vita al mio canale, dandomi la possibilità di continuare a tenerlo aperto. Non soltanto grazie alla mia passione, ma anche al vostro aiuto. Grazie ragazzi. Questo, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Aspettate, prima vi faccio vedere. Guardate che spettacolo queste immagini, che nelle 100 uscite che abbiamo trovato erano bellissime le immagini, ma non ce n'erano così, nemmeno una era presente al centro del fascicolo, vedete? Invece qui ad ogni fascicolo troviamo questi due poster, o meglio due poster ovviamente diversi in ogni fascicolo. Ecco qui. Abbiamo superato i 2800 iscritti. Sapete che, come dico sempre, io uso volutamente la forma plurale perché senza di voi il canale non può esistere. Abbiamo quasi finito, così, visto che non tutti hanno deciso di portare avanti queste ulteriori 20 uscite opzionali dell'armatura danneggiata e quindi non possono
non avendo ricevuto nulla di questo a casa, averli visti, così sarà anche possibile per voi curiosare, e spero anche che leggiate i testi. Ecco perché ovviamente scorro lentamente con il telefonino, così che ognuno di voi possa, qualora lo decidesse, dare lettura. Ecco qui. Nella prossima uscita, che è la 118, costruisci la quarta parte della corazza danneggiata. Bene, adesso attenzione, perché questo è un pezzo che, se avete visto il mio video numero 96, altrimenti andate a vederlo, quando andrete a chiudere il copripolpaccio, lui cosa fa? Va giù e poi vi torna su e non vi rimane perfettamente a filo con i reattori. Adesso andiamo a vedere il perché. Questa è una riproposizione del video numero 96. Questa parte è in metallo, guardate che bella. Questo ovviamente non è bombato, ma è fatto volutamente così per dare una forma tipica del muscolo del polpaccio, anche se di armatura si tratta. Questa è la R, quindi il destro, il sinistro l'abbiamo già montato, se vi ricordate. Poi abbiamo le due parti di plastica, una da fissare al pezzo, in questa maniera, e una che sarà la leva, ed è proprio questa la leva in causa. Allora, ci danno due serie di viti, EM, vedete, e LP, una contraddistinta dal colore azzurro, questa, e con la lettera finale P plastica, quindi questa va avvitata nella plastica e assolutamente non va usato alcun tipo di lubrificante. Vi ho spiegato ampiamente il perché. Mentre invece questa, che è contraddistinta dal colore nero e alla fine troviamo una lettera M metallo, è destinata ad essere avvitata nel metallo, e qui possiamo usare un lubrificante per poterci andare a creare i filetti. Vi faccio vedere i passaggi, tanto abbiamo solo due viti. Andiamo a crearci il filetto. Prendiamo quindi una vite EM, eccola qui, andiamo a bagnare nel lubrificante appena appena, e con questa vite andiamo a crearci tutti e due i filetti. Questo è molto importante da fare per ogni collezione che deciderete di costruirvi, sia perché è più facile il montaggio, non correrete il rischio di danneggiare alcuna vite. Ok. E poi, come spiegato tante volte, quando andrete ad avvitare un pezzo di plastica, come in questo caso, questo, sul metallo, se non vi create il filetto, la vite avrà la stessa resistenza dall'inizio alla fine, e se non vi rendete conto di quando la vite andrà imbattuta nella plastica e girate troppo, potreste danneggiare la plastica. Invece, essendovi creati precedentemente i filetti, questo non potrà accadere, perché la vite sarà libera di scorrere, e quando
sentirete subito la resistenza, capirete che avete raggiunto la battuta con la plastica e quindi vi regolerete di conseguenza ad andare a stringere un po' di più, ok? Bene, poi un'altra cosa, questo pezzo va montato così, ok? No, cosa sto facendo? Così, ok? E ci dicono di usare una vite LP. No, non usate la vite LP, ve l'ho già spiegato nel video 96, ma sostituitela con la vite GP. Per poterla sostituire con la vite GP dobbiamo andare ad allargare questi due fori, 1 e 2. La vite deve trovare il foro, una volta allargato, passante. Ok? Quindi io userò questo. Voi potete usare qualsiasi cosa, basta raggiungere lo scopo e ovviamente non dovrete superare la grandezza della testa, perché è ovvio che se poi la vite passa in mezzo, non ve lo devo neanche dire, non va fatto. Ok, questo va bene. Non abbiate fretta di allargare in fretta tutto, ecco, fretta, l'ho detto 2 volte, scusatemi per il gioco di parole, perché è meglio fare pian piano piuttosto che non controllare ogni tanto. Ecco qua, basta così, perfetto. A questo punto prendiamo il nostro pezzo, così, così, e andiamo ad avvitare la prima vite. Dove l'ho messa? Eccola qui. GP. Ah, no, prima di fare questo, scusatemi, createvi anche il filetto senza olio all'interno dei fori dedicati, perché ovviamente la vite è più grande e comunque io consiglio di farlo sempre. Alla fine capirete perché ho proposto questa modifica già dall'uscita numero 96. Perfetto, questo possiamo toglierlo. Ok. Perfetto. No. Ah sì, ok. Ho detto perfetto, l'ho montato al contrario. No, va bene così. Vabbè, anche se avessi sbagliato, insomma, può capitare, l'importante è accorgersene. Ecco qui. Stringete forte.
Adesso vi faccio vedere, guardate perché vi ho fatto fare questo e come ho già detto già ampiamente nell'uscita numero 96. Guardate la vite. Vedrete che la vite non si muove ma rimane fissa nel filetto, ok? Stessa cosa di qua. Se invece montate la vite LP che ci dicono loro, lei si filetta in questo spazio e ovviamente si filetta in quello sotto, come giusto che sia, ma quando farete questo la vite girerà insieme al pezzo. Cosa vi succede? Adesso vi faccio vedere. Andiamo a montare, aspettate che stringo bene queste perché poi non lo potrò più fare. Ok, andiamo a montare adesso le due viti EM, quelle che abbiamo filettato prima, vi ricordate? O meglio, quelle che abbiamo usato per creare i filetti nelle loro sedi dedicate. E andiamo a montare tutto. Avete visto? I video di Michele Armonica durano necessariamente di più perché, come dico e ripeto, non si occupa del solo montaggio. Ok? Guardate. Nel vostro pezzo, se non avete fatto questa modifica, quando andrete a fare questo movimento e a chiudere, il pezzo vi torna indietro. Non vi rimarrà perfettamente aderente, invece così sì. Ok? Bene, questo montaggio è terminato. Adesso metto pausa al video e faccio una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 117. E sarebbe invece più corretto dire di queste 17 uscite opzionali dell'armatura danneggiata. A dopo. Ed eccoci qua. Tutto ciò che vedete appoggiato sul piano, ovviamente escludendo la parte superiore di Ironman, è tutto quello che è stato montato grazie a queste 17 uscite opzionali di questa splendida armatura, in questo caso la Battle Damage, l'armatura danneggiata. Vi faccio solo vedere qualche particolare perché lo potrete comunque trovare su ogni mio video pubblicato. Questo è un pezzo che mi piace tantissimo. Qui abbiamo proprio l'inizio di un foro proprio in rilievo, anzi non in rilievo, è proprio concavo sia qui che qui. Qui abbiamo la copertura del reattore ARC, bellissimo, la parte dell'addome, questa è la parte superiore. Qui ci vanno poi le due borchie che sono annerite a causa dello scontro con i proiettili, si sono bruciate. Quelle invece montate sull'armatura sono perfettamente argentate. Abbiamo le due mani bellissime. La mano è veramente un'opera d'arte, si muove tutto. Falange, falangine, falangetta, bellissimo. Il casco, stupendo, accensione perfetta, senza alcun tipo di incertezza. Andate a vedere le modifiche. Ecco qua il coprimuscolo, vedete? È completamente fermo, dove decido io di metterlo, lui sta. Sono dei particolari, delle piccolezze che messe tutte insieme fanno la differenza tra il montaggio di un'armatura a marionetta piuttosto che un'armatura invece stabile. Lo dico dall'inizio dei miei video, ecco perché vi esorto a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist potrete trovare altre cose interessanti, almeno lo spero,
E tra queste, sicuramente, visto che amate Iron Man, potrete apprezzare anche il Mazinga Z, alto 75 cm, con tutto il suo centro di ricerche fotoniche che una volta appoggiato appunto sulla base arriverà a 90 cm. E poi c'è il Robocop, sempre dalla De Agostini, mentre il Mazinga Z è Hachette, il Robocop che è alto 62 cm, quindi immaginatevi alla fine nella mia collezione, oltre ai 3 Iron Man che ho fatto, per le scelte che ho già spiegato ampiamente, troverà anche al suo fianco il grande Iron Man, troverà anche al suo fianco il cyborg Alex Murphy, oltre che Iron Man con Tony Stark. Quindi sarà veramente un bel vedere. Bene ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento ai prossimi video. Grazie infinitamente per avermi aiutato guardandomi gli annunci fino alla fine. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!